Ciao amici di CN e bentornati all'angolo di Francesca. Oggi sono molto felice perché andremo a spiegare una delle gare, se non la mia gara preferita, la Madison. Sicuramente sapete di cosa parlo. Vi sarà capitato di vedere questa gara dove le persone si spingono, letteralmente. Bene, parliamo della Madison, una delle gare più spettacolari e complesse del ciclismo su pista. Rientra nelle discipline endurance e fa parte del programma olimpico. Nell'ultima Olimpiade, le nostre Guazzini e Consonni hanno vinto la medaglia d'oro, quindi sono campionesse olimpiche in carica della Madison. Se non avete visto la gara, andatela a vedere. Un buon modo per imparare. Ma partiamo dalle basi. La Madison è una gara a coppie. Ogni squadra è composta da 2 atleti, ma uno solo è attivo in pista alla volta. I 2 compagni di squadra si danno un cambio attraverso una vera e propria spinta. Mano contro mano e ci si spinge. Durante la gara gli atleti continuano a alternarsi a fasi attive e a fasi di riposo. La Madison maschile viene disputata sui 50 km, mentre quella femminile sui 30. Su una pista da 250 metri questo corrisponde a 200 giri per gli uomini e a 120 giri per le donne. La Madison funziona come una corsa a punti, solo che la si corre in 2. Quello che conta è il punteggio finale. Durante la gara infatti ci sono gli sprint intermedi, ogni 10 giri, con esattamente come succede nella corsa a punti, 5 punti al primo, 3, 2, 1. E doppio punteggio nell'ultima volata. Guadagno giro più 20 punti, perdita del giro, meno 20 punti. Così come succede nella corsa a punti, ci sono 2 modi per provare a vincere. Vincere facendo le volate o vincere provando a fare giri. O, mettiamoci una terza, un mix di tutti e due. Per seguire una Madison e capirla, 3 aspetti sono fondamentali. I cambi sono il cuore della Madison. Se fatti al momento giusto, possono farti vincere o perdere la gara. Sapere avere il giusto timing sui cambi, quindi cambiare al momento giusto prima di una volata o dopo una volata o durante un attacco, può veramente avere più importanza di avere delle buone gambe. Ve lo dico per esperienza perché ho vinto gare contro gente più forte di me solo perché la correvamo con più testa. Il secondo punto è la coordinazione. È una gara di coppia, quindi va corsa come una squadra vera e conta come i 2 atleti lavorano insieme. Quando stai riposando e sei fuori dalla gara, devi sempre sapere cosa sta succedendo dentro in gara, così come devi essere in grado di accelerare o rallentare il tuo ritmo per essere in grado di avere il timing perfetto nel cambio. Così come chi è dentro in gara deve essere sicuro di avere la posizione perfetta per far sì che quando il cambio avviene, chi entra sarà già in posizione perfetta per un eventuale sprint o un attacco. Terzo punto, bisogna sempre avere un occhio alla classifica, perché la Madison è una delle gare più caotiche, soprattutto quando si è in mezzo al gruppo, ed è molto facile perdere di vista cosa fanno le altre coppie. Quindi bisogna sempre avere un occhio attento sul tabellone e essere sicuri di quello che si sta facendo e di quanti punti eventualmente servono per guadagnare una posizione o per assicurarsi la vittoria. Un errore comune è guardare solo chi è in testa alla corsa, ma nella Madison molte azioni decisive avvengono lontano dalla testa del gruppo. Ci sono magari delle coppie che preferiscono far passare la metà gara, lasciare gli altri stancarsi e poi magari vanno a prendersi 2, 3, 4 giri e così ribaltano la situazione e vanno a vincere. Ho cercato di farvela il più semplice possibile, ma è una gara meravigliosa che può avere 1000 epiloghi. È una gara di endurance, di squadre, di strategia, di coordinazione e gestione dello sforzo di 2 persone diverse. Per me, infatti, la più bella del ciclismo su pista, perché tecnica e strategia valgono tanto quanto avere buone gambe. Se il video ti è stato utile, fammelo sapere nei commenti, lascia un like, iscriviti al canale per non perderti il prossimo video sull'inseguimento individuale. Ciao!